Buongiorno a Buongiorno a tutti, tutti. Jai Shri Mataji. Facciamo tutti un bel respiro profondo, ripetiamo e con ogni respiro ci riempiamo anche di vibrazioni di questa energia amorevole che vuole solo sostenerci nella nostra crescita. Ci alziamo tutti la Kundalini e ci diamo i 7 bandhan. L'amore ha tante manifestazioni, ha tanti aspetti. Uno dei più importanti è la saggezza. Utilizziamo questi minuti per risvegliare di nuovo la saggezza dentro di noi e a livello universale, rafforzandola attraverso il silenzio meditativo. Come sempre, chiediamo a Shri Ganesha di dare permesso alla Madre Kundalini di alzarsi, di iniziare il suo cammino. Shri Ganesha, tu che sei il nostro fratello maggiore, per favore, rimuovi qualsiasi ostacolo nell'ascesa della nostra Madre Kundalini. E dentro di noi diamo buongiorno alla nostra Madre Kundalini. Lei è sempre attiva e allo stesso tempo è bello parlare con lei in modo semplice, affettuoso, in modo gioioso. Buongiorno Madre Kundalini. Per favore, come sempre, risvegliati dentro di noi, qui ed ora. Rafforza, per favore, la nostra connessione con il divino e fa sì che più gente possa conoscerti attraverso la realizzazione del sé.
Accompagniamo la madre Kundalini con la mano destro lungo la colonna vertebrale per qualche volta, mentre l'altra mano rimane posata sulle ginocchio con il palmo rivolto verso l'alto. Un altro aspetto divino è quello di Shri Mahalakshmi, colei che ci permette ad evolvere. È colei che presiede il canale centrale, quindi chiediamo, Shri Mahalakshmi, noi ti chiediamo così spesso di poter evolvere, allo stesso tempo, per favore, aiutaci in questo viaggio, risvegliando dentro di noi la saggezza, fa sì che tutti noi possiamo evolvere, non attraverso il dolore, ma con saggezza, con distacco illuminato, guardando il gioco divino, capendo il gioco divino e anche divertendoci. Massaggiamo l'Hamsa Chakra, che è al punto di incrocio delle sopracciglia, proprio in mezzo. Facciamo un piccolo massaggio in senso orario. Madre, per favore, donaci un'Hamsa Chakra pulita e potente. Aiutaci a distinguere il bene dal male in tutte le dimensioni della nostra vita e aiutaci a scegliere sempre il bene, il nostro benessere e quello collettivo. Aiutaci a distinguere verità dall'illusione. E di perdonare qualsiasi ingiustizia. In tale modo
di affidarla al divino e non prolungare l'odio. E poi massaggiamo il Sahasrara. Madre, permettici di ritornare a casa, nel regno di Sahasrara, da dove siamo arrivati originalmente. Aiutaci ad essere in questo luogo colmo di pace, di realizzazione completa, dove ci ricordiamo che siamo divini e che tutto è divino e non esiste nient'altro. Tutto il resto è ignoranza. E qui non dobbiamo fare nulla. Chi vuole può semplicemente offrire simbolicamente dentro di sé, con l'attenzione dei fiori, profumo, o semplicemente il suo cuore. Rimaniamo in meditazione silenziosa per più minuti e poi, come sempre, guarderemo un video di Sri Mataji, sempre con le mani aperte e con l'attenzione in Sahasrara. Today we are going to worship the Hamsa Chakra. So far we have been always worshipping a deity, and time we are worshipping this center of Hamsa.
Now this chakra is, placed between the two eyebrows. Now two eyes represent the left and the right side. So this center is very much guided by our eyes, by our ears, by our nose, tongue, teeth, throat. Is a very important center because the Vishuddhi, which has to look after 16 petals, which look after all these ear, nose, throat, different organs within us. Also, it has to communicate with the Virat. So it has to pass through this center of Hamsa Chakra. Hamsa Chakra is the very pivotal center which expresses auspiciousness in our awareness. That means if this center is alert and awakened, then we immediately know what is auspicious and what is not auspicious. Or we can call it, we get the divine discretion. I think it is a part of the genetics that people have discretion between good and bad, destructive and constructive. It is basically has to be there. But we can easily spoil it by all these organs which are collecting the conditionings and the ego from outside. That's why this center is very vulnerable. Other centers are not so much connected outside, as this center is connected and receives all the information from all these organs. For example, the eyes now here. Eyes are very important because they say this is the window of the spirit. And you have seen that when Kundalini rises and spirit starts shining, there is a dilatation of the pupils and you look like an innocent child and there's a twinkle in your eyes. But the way we play with our eyes all the time, the way we use it indiscreetly, with our lust and greed, we can spoil the center very badly. Once we start taking to destructive things in our life, we immediately become akin, or we start accepting whatever is wrong, whatever is destructive, very easily. I feel this is some sort of a genetic defect. Because in certain people, they will not accept anything that is stupid, idiotic, or destructive. But in certain people, they are very prone and very easily can be taken to things which are absurd, which are stupid, and which are definitely destructive. This can become a very collective acceptance also. And once it becomes a collective acceptance, it starts penetrating throughout.
it does not only have the effect of absorption, but also it has an effect of affecting other things. Say a person whose eyes are what we call flirtish or roving eyes. Such a person, if he goes to one group of people who do not know what flirting is, who do not know what roving eyes is, very steady eyes, he can influence those people and can make some of them of the same kind. So what happens really is this, that this is a very good door for all kinds of bhoots to enter, entities to enter. And when you start projecting it back, the same bhoots can pass into another person and can create the same kind of vacuum or same kind of vulnerability in the Hamsa Chakra of other people. So that's why eyes have to be very, very clean, innocent. Another you can see is what you hear. Some people, if they hear something nonsensical, they'll just put their hands to their ears. They don't want to hear anymore. But there are some people who like it and go on enjoying it. Ultimately, they become servile, or we can say conditioned, that they like all these horrible things that normally a human being won't like. Now also you must have seen that people who, like French people, I think they have no discretion of smell. They smell so awful, but they eat all rotten food, rotten cheese, absolutely rotten wines, but they never smell it. Anybody in their company can smell it, even their hands smell of their rotten cheese. You can't just smell it. But they have lost the power. In the same way, in our country, we have a caste called sweepers who do all the cleaning of dirty things with their hands. They have no sense of smell. They have lost the sense of smell. The nose has lost that smell sense. They cannot smell anything dirty. That's how they can do their work. So if you start also not being alert to fragrance, I have seen that there are certain things people use made of tobacco. They are supposed to be very good, very famous brands of perfumes like tabak and all that. So once they start liking that kind of a thing, then they have other things like poison and other horrible things which there's horrible smell in it. Apart from that, first you smell is alcohol, is a spirit. But they don't mind because they see in that a very congenial type of a pleasure. But these pleasures ultimately can kill all the cells of the nose, and afterwards one may even lose the sense of smell. One of the joy-giving organ is the sense of smell. When the Kundalini rises in many people, they get a fragrance of many things. Rimaniamo ancora qualche minuto in meditazione con l'aiuto della musica.
Con un senso di gratitudine per tutti gli insegnamenti che Sri Mataji ci ha dato e ci sta dando in continuazione attraverso i suoi discorsi, ma anche le meditazioni che facciamo insieme e con gratitudine verso la nostra madre Kundalini e con gratitudine verso tutte le anime realizzate del mondo. Ci alziamo insieme alla Kundalini e citiamo i 7 mandala.
possa la nostra giornata essere serena e con un grande senso di saggezza. Auguriamo a tutti non solo una giornata, ma anche una settimana molto buona, con degli eventi positivi. E noi ci sentiamo il prossimo mercoledì e anche durante le meditazioni collettive, sia mattina che sera. Jai Shri Mataji.